Nintendo ha appena svelato Nintendo Switch 2, la console più attesa della stagione, ma ci sono ancora tante cose che non ci ha detto. Scopriamole insieme, sigla e iniziamo! Partiamo intanto da quello che ci ha detto per darci una base di partenza. Lo schermo di Nintendo Switch 2 sarà più grande. Il filmato mostra proprio la prima Nintendo Switch che si trasforma nella Switch 2 e con la trasformazione non cambiano solo i Joy-Con, ci arriviamo, ma cambia anche il display che è più grande. Si tratta fra l'altro di una conferma dei leak degli ultimi giorni. Il secondo punto, altra conferma dei leak dei giorni passati, i Joy-Con nuovi sono magnetici. I colori tipici della prima Switch si ritrovano intorno alle levette analogiche e nelle sezioni che ospitano i pulsanti dorsali, che sono leggermente più pronunciati che in passato. E torna anche il Joy-Con strap che serve per renderli ancora più pronunciati e per migliorare un pochino l'impugnatura. Si vede poi come il collegamento alla Switch, al corpo tablet, è immediato, proprio appunto a riconferma che si tratti di Joy-Con magnetici. Non si fanno più scorrere dall'alto, si agganciano molto semplicemente. E attenzione, essendo il display più grande, anche i Joy-Con saranno più grandi, che non è male perché i primi Joy-Con erano davvero piccolini. Ci sarà anche una nuova dock, anche se è diversa da quella mostrata nei leak dei giorni passati. Coprirà comunque quasi tutto il display del corpo tablet e dal filmato mostrato da Nintendo non si notano grosse altre novità a riguardo. Torna anche il Joy-Con Grip per usare i due Joy-Con in modalità controller quando la si usa, appunto quando si mette il corpo tablet nella dock, e anche questo sarà magnetico appunto per ospitare i Joy-Con di nuova generazione. Il filmato conferma anche la retrocompatibilità di Nintendo Switch 2. C'è però anche una frase un po' emblematica. Alcuni giochi per Nintendo Switch potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili con Nintendo Switch 2. I dettagli verranno comunicati in futuro sul sito ufficiale Nintendo. Quindi qualche gioco per Nintendo Switch per qualche motivo non funzionerà su Switch 2. E adesso veniamo alle brutte notizie, le date annunciate da Nintendo. Tutti speravano in un reveal ora a gennaio e in un lancio a marzo-aprile e invece no. Il 2 aprile ci sarà il Nintendo Direct che svelerà tutti i dettagli su Nintendo Switch 2. E ho altre date per voi. Dal 25 al 27 aprile sarà possibile provare Nintendo Switch 2 con mano qui in Italia, a Milano, al The Mall, grazie all'evento che Nintendo ha chiamato Nintendo Switch 2 Experience. Le registrazioni per l'evento si apriranno il 17 gennaio alle 15 e rimarranno disponibili fino alle 23:59 del 26 gennaio. Vi servirà un account Nintendo, abbastanza scontato, ma se siete fan Nintendo e volete provare Switch 2 lo avrete, ma il problema vero e proprio è che i biglietti per partecipare a questa Experience saranno estratti a sorte. Adesso possiamo passare a quello che Nintendo non ci ha detto, partendo proprio dalle date. Non sappiamo quando uscirà Nintendo Switch 2. Ora, se il reveal vero e proprio sarà il 2 aprile e se ci sarà questa Nintendo Switch 2 Experience che permetterà di provare in anteprima Nintendo Switch 2 a fine aprile, ad aprile non esce Nintendo Switch 2. Esce a maggio, esce a giugno, non lo sappiamo, ma si parla comunque 3-4 mesi da ora. E già a maggio o addirittura giugno sono mesi un po' particolari per il lancio. È anche possibile che Nintendo aspetti l'autunno per sfruttare magari il Black Friday e le vacanze di Natale. Che mestizia, tutti speravano di metterci le mani prima su Nintendo Switch 2 e invece no. Inoltre, in questo primo video, Nintendo non ha detto niente sull'hardware di Nintendo Switch 2, ma proprio nulla. Tornando per esempio al display, dai leak sappiamo che sarà fra gli 8 e gli 8,4 pollici. Perché questa discrepanza fra i due valori? Perché non sappiamo se il leak facesse riferimento allo schermo vero e proprio o al vetrino che protegge appunto lo schermo, in cui ci sono anche le cornici, in cui sono contate anche le cornici. A naso direi che è più probabile 8 pollici, ma speriamo bene che sia un 8,4, un pochino più di dimensione non guasta. Sui Joy-Con 2 era trapelato quasi tutto, ci avevano dato su quasi tutto, ma mancano ancora un po' di dettagli sulle funzionalità. In questi giorni si era parlato della presenza del tasto C, che doveva in realtà essere una calamita rovesciata che serviva per sganciare i Joy-Con magnetici, e in questi giorni invece si è parlato appunto che questo sia una C che fa riferimento alla chat vocale e testuale, quindi una scorciatoia per accedere rapidamente, finalmente, a un qualche tipo di interazione con i giocatori online. C'è un altro dettaglio molto particolare sui Joy-Con. Il 5 gennaio, quindi diversi giorni fa, era stato pubblicato su X questa immagine dei Joy-Con di seconda generazione che è palesemente identica a quella vista nel filmato pubblicato oggi da Nintendo. In questo leak si mostrava una funzione particolare dei Joy-Con. Nel mezzo della sezione, quella che comprende i pulsanti dorsali, c'è un sensore ottico simile a quello dei mouse e c'è un filmato che mostra proprio il Joy-Con usato in stile mouse. Non sappiamo quanto ci sia di vero, ma appunto il fatto che in questo tweet ci fossero le immagini dei Joy-Con che poi sono state confermate con il video di oggi ci fa sospettare che un fondo di verità ci fosse anche. Chissà, sarebbe figo avere un mouse su Switch 2 magari per giocare a qualche RTS, visto che per esempio c'è Civilization 6 su Switch. Il 15 gennaio poi, a meno di 24 ore dalla pubblicazione del video di Nintendo,
Era uscito questo leak sempre su X con tutta la scheda tecnica completa di Nintendo Switch 2, o quasi, non c'erano le dimensioni dello schermo specificate, ma c'era tutto il resto. Vi sparo subito l'elenco di queste specifiche così facciamo prima. Per quanto riguarda il processore si parla di un ARM Cortex A78C a 8 core. La GPU sarebbe un Nvidia Tegra 239 con architettura Ampere, quindi una roba nuova, una roba inedita costruita per Nintendo Switch 2 con 1534 CUDA core, 48 Tensor Core di terza generazione e 2 core dedicati al ray tracing. Per quanto riguarda la RAM si parla di 12 GB LPDDR5 o LPDDR5X suddivisi in due banchi da 6 GB ciascuno, memoria interna 256 GB UFS 3.1, processore GPU erogherebbero potenze diverse a seconda che la si usi in modalità tablet o in modalità docked. Si parla di 1,72 teraflops in modalità portatile e 3,09 teraflops in modalità docked. L'uscita video sarebbe un HDMI 2.1, quindi 4K. Il raffreddamento sarebbe affidato a 2 ventole dedicate più un radiatore classico e tra le altre informazioni a bordo c'è sempre il chip NFC, anche se non sappiamo se faccia riferimento proprio alla console o ai Joy-Con. Pensate che nel leak pubblicato su X ci sono anche i codici di riferimento di alcune delle componenti usate all'interno di Switch 2. Come banalmente il codice delle ventole, la scheda Ethernet è inserita dentro la dock e robe simili. Oh, ci sarà un motivo se in questi giorni i legali di Nintendo sono sul piede di guerra. E per quanto riguarda la risoluzione, nessun dettaglio da parte di Nintendo, non ci sono grossi dettagli nei leak degli ultimi giorni, ma ultimamente si è parlato di un possibile Full HD in modalità tablet e 4K a 30 fps in modalità dock. E a proposito della risoluzione, è molto probabile, vista la presenza di una GPU Nvidia a bordo, che si parli anche di DLSS. C'è un link in descrizione in cui vi spieghiamo un pochino meglio nel dettaglio cos'è il DLSS. È molto probabile che la Switch 2 la utilizzi soprattutto in modalità docked per arrivare a questi fantomatici 4K. Comunque sarà molto probabilmente solo, si fa per dire, la buon vecchia Super Resolution, quindi il DLSS di seconda generazione, e soprattutto in perfetto stile Nintendo sarà completamente trasparente all'utente, nel senso che non saprete effettivamente della sua esistenza e non saprete quando un gioco lo sta effettivamente utilizzando. Due altre grosse incognite, giochi e prezzi. Sui giochi veramente non sappiamo nulla. Nel filmato mostrato da Nintendo si vede un Mario Kart, un fantomatico Mario Kart, non sappiamo se sia quello vecchio, magari sotto steroidi, o se sia una nuova versione che uscirà appunto insieme a Nintendo Switch 2. Deve uscire qualcosa di nuovo con Nintendo Switch 2, però non sappiamo ancora che cosa. Visto che un Legend of Zelda è uscito da poco, magari è più probabile che la console sia accompagnata magari da un nuovo Super Mario 3D. E poi, sempre dando retta ai leak degli ultimi giorni, si parla di tantissimi editori di terze parti a bordo del progetto, fra virgolette, Nintendo Switch 2. Anche perché, parliamoci chiaro, se vogliamo parlare di console war, la precedente generazione probabilmente è stata vinta proprio da Nintendo Switch, che ha venduto più unità sia di PlayStation 4 che di Xbox One. Quindi è anche normale che gli editori siano interessati a Nintendo Switch 2. E il prezzo? Quella è veramente ardua. Sempre le voci di corridoio degli ultimi giorni parlano di un prezzo intorno ai 400 euro ed è lecito aspettarselo. È ovvio che ci sia un aumento rispetto a Nintendo Switch perché il mercato è quello che è, l'inflazione è quella che è e non ci si può aspettare lo stesso prezzo applicato nel 2017 per Nintendo Switch. Quindi preparatevi a pagarla cara. Comunque non cara quanto PlayStation 5 e Xbox Series X. Va bene, per questo primo approfondimento su Nintendo Switch 2 e sulle cose che ancora Nintendo non ci ha detto è tutto. Adesso voglio sentire la vostra nella sezione commenti. Cosa ne pensate di quanto mostrato finora da Nintendo? Cosa vi aspettate che ci sia anche a livello hardware, a livello di funzionalità software e di giochi a bordo di Nintendo Switch 2? Quando secondo voi uscirà e quanto costerà? Un saluto da Lorenzo Delli per smartworld.it.